Ciao a tutti, amici del cancro. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la prima metà di febbraio 2024. La sacerdotessa, amici del cancro. Quando c'è la sacerdotessa c'è molta intuizione, è come quell'energia che vi dice che quella cosa lì è proprio così. È una carta che parla anche di guide spirituali, magari anche di cartomanti, piuttosto che di persone che fanno leggono l'oroscopo. Insomma, può essere una guida vista in questo senso, può far riferimento all'intuizione o anche al lato, diciamo, femminile di ognuno di noi, al lato percettivo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre nella descrizione c'è anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Il primo contatto sempre per mail, ragazzi. E sempre in descrizione ci sono i link alle previsioni del 2024 e ai corsi del 2024. Bene, vi ricordo che queste sono letture sugli affetti, quindi possono riguardare tutti gli affetti, l'amore di coppia, le amicizie, la famiglia. Io vi do la linea generale e poi farò degli esempi, ok? Per farvi capire un po' come poter integrare meglio la lettura alla vostra realtà. Bene, andiamo a vedere come sono queste energie affettive, come si muove, diciamo, zona quarto chakra. Allora, abbiamo una regina di spade, un cavaliere di pentacoli, asso di coppe, 5 di pentacoli, regina di coppe, come l'idea che ci sia una confusione inerente a una persona o una situazione. Poi abbiamo un asso di pentacoli e un 5 di spade. Allora, come vi dicevo, abbiamo questa regina di spade iniziale e un cavaliere di pentacoli. Potrebbero rappresentare uno voi e l'altro l'altra persona. Sta di fatto che c'è come una sorta di confusione mentale, ehm, Allora, da un lato le cose è come se le cose fossero così lente da non dare molte prospettive per il futuro. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dalla regina di spade. 6 di coppe. Quindi può essere una persona o una relazione o una situazione che risale a tanto tempo indietro, una conoscenza, diciamo così, che risale a tanto tempo indietro. Essendo una regina, per qualcuno può far riferimento a una madre, non lo sento per molti, ma magari per qualcuno risuona. Se non è una madre, potrebbe essere anche una nonna, una zia, un qualche figura, diciamo di tipo femminile nella vostra famiglia. È come se ci fosse una sorta di confusione inerente o al tipo di azione da fare, o il tipo di magari relazione da instaurare. Vedendo il cavaliere è un po' come se vi dicessero andate piano, andate tranquilli, andiamo a vederlo. Amanti.
e 9 di coppe. Allora, io qui ho le sensazioni che le cose siano lente, è vero, perché con questo cavaliere di denari le cose potrebbero essere veramente lente, però è anche vero che avete la carta degli amanti e il 9 di coppe, quindi si parla di un amore che potenzialmente cresce piano, ma cresce bene, cioè nel senso, poi vedo anche questo asso di coppe, l'asso di denari, ha le potenzialità di diventare il vero amore di cui parlano gli amanti, ok? E poi c'è anche un 9 di coppe, che è una carta di forte appagamento, è una carta che richiama un po' l'energia del 6 di coppe in quanto è un sogno che arriva quasi, quasi a completamento perché è un 9, non è un 10. Andiamo a vedere questo asso di coppe. Devo capire meglio questa regina perché ho l'idea che per qualcuno potrebbero essere, soprattutto se fate lavori di manifestazione, diciamo fatti in un modo che non vi è troppo funzionale, come se mancasse qualcosa, o è come se, non lo so, la confusione quando si fanno i lavori di manifestazione è un giorno manifesto per, non lo so, il lavoro, il giorno dopo manifesto per l'anima gemella, il giorno dopo manifesto per, non lo so, la macchina nuova, no? Ok, quindi si disperde l'energia. Potrebbe anche risuonarvi così per qualcuno. Allora, ancora una carta per l'asso di coppe. Un 3 di pentacoli. Allora, io qui sento che c'è qualche cosa che sta nascendo e se non avete nessuno, a parte che come si chiama, le previsioni per i single sono già uscite, quindi le potete integrare con questa lettura, però se non avete nessuno, ragazzi, può proprio essere una persona che entra, diciamo, in punta di piedi. Se invece avete già qualcuno, magari è una persona che conoscete da tempo, che magari state anche già frequentando da tempo, può essere che qui veramente ci siano, appunto, come vi dicevo prima, le possibilità per uno sviluppo. Io credo che qui questa regina di spade faccia anche riferimento al fatto che magari non c'è una progettualità di coppia. Ho la sensazione che qualcuno abbia paura anche un po' a lasciarsi andare, perché qui c'è un asso di coppe, ma c'è anche un 5 di pentacoli, che adesso andiamo a vedere. Però c'è questa sensazione di ho paura di essere deluso, ho paura di essere abbandonato. Guardate, è uscita di nuovo la sacerdotessa al contrario, però. Guardate, sacerdotessa, cavaliere di spade e 4 di coppe. Allora, sento che qui è un po' un richiamo a cercare di vedere oltre la dualità delle cose. Giusto o sbagliato, prima o dopo, alto basso, bello brutto, insomma, senza giudizio. Perché ho come la sensazione con queste due carte che non abbiate un'idea completa della situazione. Vi dico, c'è anche questo cavaliere di spade. È interessante perché qui abbiamo un cavaliere di pentacoli che è quello più lento e qui abbiamo il cavaliere di spade che è quello più veloce. Credo che per qualcuno ci sia il bisogno di una conferma. Ecco perché a voi sembra di andare magari lentamente, perché è come se non avendo ancora qualche cosa di ben concreto, che comunque poi arriva, con l'asso di denari, è come se avessi bisogno di una prova, diciamo così. Allora, ho anche questo messaggio da darvi. Non pensate che perché le cose vadano piano, che siete voi che non andate bene. Perché qui ho la sensazione che qualcuno non si sente all'altezza della persona o che comunque pensi che le cose stiano andando piano perché non si è abbastanza belli, non si è abbastanza
affascinanti, non sia abbastanza brillanti perché non sia abbastanza. Andiamo a vedere la regina di coppe. Abbiamo un 10 di spade, ruota della fortuna e un 5 di spade che avete già qui. Dunque, credo che ci sia una sorta di necessità a cambiare certi schemi di pensiero. Perché qui con questo 10 di spade è come se ci fosse un qualche tipo di cecità, un qualche tipo di sofferenza che è latente e potrebbe anche far riferimento a questo 5 di pentacoli, quindi potrebbe essere una ferita da rifiuto, una ferita d'abbandono. Però con la ruota della fortuna è come se le cose a un certo punto cambiassero. Tenete presente che qui avete la ruota della fortuna che è rotonda e anche l'asso di denari è rotondo. Quando c'è un qualche cosa che è rotondo si cambia, c'è un movimento. Vi dico, secondo me, una volta che riuscite a tenere sotto controllo i pensieri attorcigliati, quelli dannosi, quelli che e se poi, le preoccupazioni eccessive e, come suggerisce la regina di coppe, entrate in sintonia con quello che sentite, vedrete che anche questo sbocciare di emozioni sarà più fluido, perché qui ho come l'idea che qualcuno non si fidi dell'altro. Magari non dell'altro nello specifico, dell'altro sesso in generale potrebbe anche essere. Andiamo a vedere l'asso di denari. Ma secondo me questa sfiducia in generale è dovuta a questa ferita di abbandono, di rifiuto ehm, pregressa. Allora, abbiamo un bel 10 di bastoni per l'asso di denari, la stella, il giudizio, l'imperatrice, tre arcani maggiori, ragazzi. Allora, arriva un nuovo inizio. È come se ci fosse un nuovo seme da piantare, un nuovo obiettivo. La carta del giudizio potrebbe far riferimento a una chiamata che arriva da qualcuno di lontano e l'imperatrice mi dice che qualche cosa è in gestazione. Però è come se aveste prima bisogno di chiudere un po' col passato. Qui abbiamo 10, 10 e 10. Chiudere con il modo di pensare del passato più che tutto. E se siete persone giudicanti, cercate di... Perché quando si tende a giudicare tanto gli altri è perché prima di tutto lo si fa con se stessi. Si è, diciamo così, poco compassionevoli verso se stessi. Si ha un livello, un'asticella molto alto, di, uno standard di perfezione molto alto e quando non lo si raggiunge ci si sgrida, c'è un critico interiore molto forte e automaticamente lo si ha con le persone esterne. Però in questo caso è un po' come se questo tipo di pensiero vi annebbiasse. Andiamo a vedere il 5 di spade perché effettivamente anche qui vedo la nebbia oltre che a qui. 4 di pentacoli e 6 di spade di nuovo. 6 di spade è una carta che fa riferimento alle credenze limitanti, alle forme pensiero che si sono acquisite durante l'infanzia, ai modus operandi anche, no? Tutte quelle abitudini che uno ha preso meccanicamente e che non è consapevole. E potrebbe riguardare un... Fatevi questa domanda. Cosa mi fa sentire a casa? Cosa mi fa sentire protetto? O un altro tipo di domanda potrebbe essere: il mio attaccamento a quella cosa lì è dovuto a che cosa? Perché sento la necessità di avere quella cosa, quella risposta, quella valutazione che vedevamo qui prima. Bene, andiamo a vedere. Quindi movimenti, nuovi inizi, nuove relazioni qui. Se fosse una questione familiare, come vi avevo detto all'inizio, ragazzi, è come se ci fosse una... Mi viene da dire una sorta di guarigione qua, perché è un po' come, ok, lascio stare i pensieri, le cose si possono muovere, c'è come una sorta di avvicinamento verso questa figura, però è come se ancora non si capisse completamente.
E qui è un po' come se vi consigliassero di, più che capire la logica delle cose, è capire come vi sentite, capire i vostri sentimenti, connettervi col vostro lato più intimo, in modo da mettere in ordine, in un certo senso, i pensieri. Perché quando si capisce che cosa ho provato in quel momento, sensazione A, sensazione B, sensazione C, è più facile quando si riesce a mettere, diciamo, nelle caselle le cose. Dopo avere un quadro d'insieme è più facile. Allora, andiamo a vedere un oracolo di questi e poi un oracolo per l'amor proprio, per sviluppare l'amor proprio, diciamo. Allora, manca solo la luna per questa carta. Che strano, eh? E qui fa vedere il sole. Che interessante. Allora, qui parla di qualcuno che è in un momento di nostalgia, è in un momento dove sente la mancanza dell'altro, magari anche un po' malinconico, e parla di una persona che sta guardando le vecchie foto e vi invita a creare nuove memorie, a creare nuove forme di pensiero, nuove foto, nuove immagini, sia col telefono ma anche mentalmente. E poi abbiamo mm, parla di paradigma narcisista, ragazzi. Parla di mettere barriere, di inabilità e di cicli karmici. Allora, rompere il karma vuol dire rompere gli schemi di comportamento, rompere gli schemi di pensiero. Ed è un po' quello che secondo me parla di schemi. Perché vedete, la frase qui vuol dire una ragazza con un serpente ed è letteralmente stritolata da questo serpente. Quindi è come se ci fosse qualche cosa appunto che un po', secondo me, è questa ferita che probabilmente ha bisogno di essere ancora elaborata, se magari avete già fatto qualcosa per elaborare questa ferita. L'elaborazione può essere da un punto di vista mentale con uno psicologo o da un punto di vista emotivo con un terapeuta spirituale. Mm? C'è anche, diciamo, un modo fisico di pulire il corpo è attraverso l'alimentazione, però in questo caso quando ci sono traumi è bene fare mente e spirito, curare tutti e due i lati. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. E questi qui praticamente sono dei mantra che potreste, sì, che potete recitarvi di giorno, al mattino, insomma, e sono per curare l'anima, mi piace dire. Ok. Allora, carta numero 35, ve la metto qui così potete fare lo screenshot. Questa carta parla di arrendersi al flusso dell'universo, però io vedendo la fatina direi anche abbracciare il flusso dell'universo, perché è proprio lì a braccia aperte, in piena accoglienza. Poi abbiamo la carta numero 3, Asteria, e qua parla, fa vedere, allora, che curioso. Qui vi avevo parlato di cartomanti, vi avevo parlato di persone che leggono l'oroscopo e qui fa vedere di nuovo una figura con una sfera di cristallo, no? La luna, le carte e c'è questa sorta di aureola nella testa della persona come per dire che è illuminata. Parla di luce fondamentalmente. E qua vi dice: la chiarezza che sto cercando è rivelata dentro di me. E anche la sacerdotessa ha gli occhi chiusi, lei sa da dentro, senza vedere fuori, ha un'intuizione talmente forte che lei sa. E dov'è l'intuizione? Nelle emozioni. Perché, cioè, non, detta così, no, non è giusta. Allora, le emozioni, il cuore ci serve per capire
in base a come si espande o si contrae, se una situazione ci vibra bene o ci vibra male, ok? Il punto è che noi facciamo entrare sempre talmente tanto la testa, cerchiamo sempre una ragione logica, che questo tipo di bussola ce la dimentichiamo. E invece qui è un po' come se vi dicessero: ritornate dentro, prendete coscienza di quello che sentite, mettete in ordine le vostre emozioni e di conseguenza i vostri pensieri. Perché? Perché se io consapevolizzo che quando qualcuno mi dice qualcosa mi fa star male, non cerco più la giustificazione del perché lo ha detto sicuramente per farmi capire. No, mi ha fatto male dicendomi così. Punto, questa è la verità. Mi sento molto Hitler quando vi dico queste cose, il tono con cui mi esce è anche un po' arrabbiato perché dico no, non dobbiamo farci illudere. Va bene, ragazzi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti. Se avete piacere potete mettere like. Se invece volete supportare il canale potete iscrivervi oppure condividere il video. E se avete piacere di iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!